sentite, immagino siamo tutti stanchi a quest'ora e sono molto contenta di essere qui in questo luogo. Ci sono molto affezionata, sono venuta già anni fa a visitare il Maxi di Zavid, che ha questa architettura meravigliosa e che amo molto appunto. E quindi trovarmi qua, grazie a Pitturiamo e insieme a tutti questi artisti anche internazionali, credo sia un'opportunità incredibile anche per avere un confronto con tutti quanti. Dunque il mio progetto si chiama Umani, un'indagine visiva tra identità, vulnerabilità e coscienza collettiva. Nasce in una condizione di nomadismo culturale, di non appartenenza geografica. Sono nata e cresciuta in Germania da genitori lucani e campani, quindi un mix incredibile. Successivamente sono rientrata in Italia, ho sviluppato uno sguardo teso a superare quello che è la superficie del visibile, trasformando il senso di radicamento in uno strumento di profonda sensibilità e curiosità antropologica. Immagino stanno scorrendo le immagini. La ricerca quindi si concentra sull'osservazione dei corpi e dei volti negli spazi pubblici. Come uno stalker in pratica io osservo le persone e poi mi studio i loro volti per poi rappresentarli nei quadri. Quindi è un tentativo di spogliare l'individuo dalla sua maschera sociale per rivelarne la fragilità, l'autenticità emotiva. I ritratti esposti diventano specchi di stati d'animo universali catturati nell'attimo esatto in cui la mimica facciale muta quell'attimo in cui rivela una verità intima e non falsata. È stato presentato questo progetto in anteprima nel 2025 attraverso un'esperienza di arte partecipata nel centro storico di Potenza, volto a connettere la cultura letteraria, musicale e visiva con la cittadinanza, incluse le realtà più marginali. Il progetto approda già Maxi, con una selezione di solo 5 opere emblematiche. Quindi il percorso e le opere sono, allora vediamo adesso l'attesa, questo è l'indecisione, partiamo dal disgusto. Il disgusto è appunto questa qui, un'indagine sulla tolleranza e sul giudizio. L'opera esplora l'ambivalenza nella reazione umana di fronte a ciò che diverge dai propri costrutti mentali, mostrando come il rifiuto e l'accettazione siano facce della stessa medaglia. L'attesa abbiamo visto adesso, una riflessione sul tempo e sull'azione, evocando la pazienza femmina del gatto che attende il momento propizio. La tela si fa monito contro l'immobilismo esistenziale e l'attesa passiva. Poi abbiamo l'indecisione, che è, eccolo qui, un ritratto maschile dalle sembianze canzonatorie sospese tra ironia, superiorità e incoerenza. La figura incarna l'incapacità contemporanea di tradurre il pensiero in azione concreta, la raffigurazione della presa di coscienza dell'individuo rispetto al mondo circostante, un invito imperativo ad agire per il bene comune. Quindi diciamo è concentrato anche un po' su questo del discorso di attivarsi e non rimanere immobili. Poi c'è il trauma geopolitico, chiaramente tutti gli artisti ne sono sensibili. La ricerca ultima si apre inevitabilmente ai drammi della storia contemporanea attraverso l'opera come Little Girl is Close Up in Nature, legata al conflitto in Ucraina, e Terra e Mare della Palestina. L'arte si fa testimone della sofferenza globale. In Little Girls Close Up in Nature, il trauma collettivo della pandemia avrebbe dovuto inaugurare un'era rinnovata di consapevolezza, orientata alla tutela dell'umanità e alla valorizzazione della natura come bene primario. L'opera nasce dal cortocircuito tra questa speranza disattesa e la realtà di un conflitto globale che persiste da anni. Il profilo
del volto della bambina incarna il diritto negato ad una crescita spensierata in un ambiente sano. L'apparente armonia del contesto naturale entra così in contrasto con l'ombra di un futuro incerto, trasformando l'infanzia nello specchio delle nostre più profondi inquietudini contemporanee. Dal punto di vista formale, alcune opere sono caratterizzate da una sperimentazione materica basata sulla colatura controllata con movimenti, quindi questo lo possiamo vedere in precisione anche in Palestina. Il colore si appropria autonomamente dello spazio sulla tela, generando forme impreviste. La frastagliatura del colore fluido hanno proprio in mare e terra della Palestina originato delle texture che richiamano i profili degli alberi di ulivo, segni simbolici che emergono solo ad uno sguardo prolungato e attento. Mentre in Little Girls Grows Up in Nature la vegetazione è stata realizzata comprimendo sulla tema rametti di alberi e foglie intrise di colore, a dare un segno che siamo noi con l'azione a dare corso alla realtà.